Siamo live, allora Luca, vai col chuck. Vai. Allora ci siamo, buonasera a tutti e ben trovati alla seconda, in realtà terza, perché ci siamo ritrovati alla Fasenda per la prima puntata del 12° uomo un po' di tempo fa, quindi seconda qui da quando è iniziato il campionato, puntata di 12° uomo. Il nostro 12° uomo oggi è Mario. Buonasera, buonasera Mario, buonasera. Vincitore del gioco aperitivo che abbiamo fatto lunedì scorso. Hai indovinato? Ricordaci che cosa hai indovinato. Esclusione di Enrico è quello che ha detto all'arbitro. Che cosa aveva detto? C'è la Maroia, che è un luogo, il luogo famoso che tu avevi detto. L'arbitro aveva frainteso. Allora ti consegniamo lo zainetto della Polisportiva. Grazie. Complimenti a te per la vittoria. E fra poco passeremo al gioco di questa sera. Ma come sempre, insomma, prima di giocare, di scherzare, di guardare al futuro, facciamo un attimo un passo indietro, Mario, a quello che è successo sabato pomeriggio. C'era stata una sconfitta sonora per 3-0 da parte dello Sporting Culturale, ai quali abbiamo fatto giustamente i complimenti. Come sempre bisogna metterci la faccia, Tommaso, anche nelle sconfitte, anche se qualcuno poi alla fine la faccia ce l'ha messa veramente, però chiudiamo questa parentesi e andiamo oltre. Mario, tu hai visto la partita, sì, eri sugli spalti. Che sensazioni hai avuto? Dove è stata secondo te la falla, se così si può definire? Quali sono le note positive che hai visto e quelle negative? Abbiamo avuto le nostre occasioni da gol, non sfruttate anche per la bevuta del loro portiere, che ha fatto delle parate molto complicate. Molto bravo, sì. In difesa sono stati bravi e anche in 10 uomini devo dire che hanno saputo contenere. Vero. Ripartendo bene e segnando 2 gol in 3 minuti, soprattutto il secondo gol, ci taglia le gambe. Ci hanno spezzato le gambe. È giusto. La nota positiva è che comunque la squadra ha lottato fino all'ultimo, non ha mollato mai, pur avendo lo 0 contro sfavore. Le note negative, un poco di livello fisico cadente. Livello fisico dici? Livello fisico. Da analizzare. Mi soffermo sul livello fisico. Tommaso, vabbè, innanzitutto i nostri ospiti. Buonasera a tutti. I nostri ospiti non si possono definire perché ormai sono i punti fissi cardini della serata del 12° che sono Tommaso e Luca. Andiamo da Tommaso, che ha comprato anche le scarpe nuove in questa occasione. Tutti c'hanno il bonus 110%, Mario. Sono andate bene, cose vanno bene, inquadrale per favore. Dottor Martins. Prezzo Mario? 140 euro se originali. Se falso un po' come no, originali. Allora andiamo quindi da Tommaso, il nostro modello. Tommaso, Dici, cosa si poteva fare di più? di più a livello Qualsiasi livello nel campo. Purtroppo siamo arrivati un po' scarichi mentalmente perché rispetto all'anno scorso soprattutto gli altri 2 derby, un capitano in meno, un Mirko in meno, un Davide, Simone, Enrico, tutte persone alle quali ci affidiamo, ci ha sicuramente penalizzato mentalmente. Questo sì. Nulla togliere a chi ha a giocato, ovviamente. Perché si devono fare i complimenti soprattutto a chi ci ha messo proprio il cuore e l'anima. Basta pensare che dopo 10 minuti sostituito pure Pasquale, che è il cardine della difesa. Mancava anche Alessandro Pasquale Boccuni è uscito dopo pochi minuti, non era facile. Siamo stati molto rimaneggiati. Fortunatamente siamo tanti in rosa, però rispetto alle idee diciamo originali di squadra abbiamo fatto fatica. In campo? Che cosa si poteva fare di più? Si poteva fare di più, secondo me quello che proprio non andava erano i calci da fermo, ne abbiamo battuti fra punizioni dal limite e calci d'angolo e punizioni pericolose ne abbiamo battuti forse più di 20 e di pericoloso non c'è stato mai niente. Una punizione di Michele Petretta che ha impegnato un po' il portiere. Sono d'accordo. Passiamo a Luca. Luca, le assenze, obiettivamente, se analizziamo la parte centrale del campo ti vanno a mancare 2 portieri. 3 difensori centrali, 2 portieri, 3 centrocampisti che hanno giocato in quel ruolo, Luigi, Mirko e Gianni, che forse ritornerà a calcare i campi dopo una lunga assenza. Sì, certo. Senza prenderci in giro, diciamo che tutto quello che poteva andare male è andato male, a partire dalle assenze. Iniziare un campionato con un portiere titolare, poi ritrovarsi
con la mancanza del secondo portiere, e andare in campo col terzo portiere non è facile, anche se Ivan ha dato tutto se stesso e lo ringraziamo certo. per la presenza. Insomma, nemmeno nei peggiori sogni immaginavo che dopo 10 minuti si andava a fare male giusto Pasquale, che giusto in questa partita non aveva il ricambio, proprio, perché poi mi sono trovato io a fare il difensore centrale, l'ho fatto a volte, però insomma ero nelle gerarchie magari no, va bene, il quinto, sesto Si è visto difensore centrale, dalle altre due pere che abbiamo preso, insomma, che lo facevano il centrale. vabbè, non c'entravo niente, però Comunque. comunque Il capitano non lo farà più. comunque, vabbè. No, intanto mi hanno fatto tutti i complimenti per il capitano, Il perché primo. sono stato uno dei pochi a rimanere Lucido. con la testa, insomma, sulla partita e tutto. Tornando proprio alla partita, a quello che abbiamo fatto in campo, non è stato facile finire questa partita con lo stesso piglio col quale abbiamo iniziato, insomma. Ci ha destabilizzato un po' tutto quello che è successo, che poi parlerà Antonio, insomma, di questo. Che cazzo vuoi fare? Prego, trovare le parole giuste è difficile. Ah no, volevo dire una cosa sui calci piazzati, poi che faremo la riunione col mister e ovviamente proverò io a fare qualcosa, perché sennò non è possibile qua. Ti proponi. Non è possibile. Ok. Allora, chiudiamo la parentesi che riguarda la settimana precedente e ci proiettiamo a quella successiva. Sì. Prima però di proiettarci alla prossima settimana, il calendario mi suggerisce a Sant'Andrea di Conza, società amica con il quale abbiamo un ottimo rapporto, siamo gemellati, Sì. diciamo così, teoricamente, non ha nulla di scritto, ma sono grandissimi amici, amanti della birretta come noi. Prima di passare a loro, ci soffermiamo sul nuovo gioco aperitivo. Allora, la domanda di oggi è, possiamo commentare live ovviamente, e il click più veloce otterrà la maglietta della Polisportiva. E i premi sono reali, come vedete. E i premi sono reali. Quanti falli abbiamo subito ieri e quindi di conseguenza quante punizioni abbiamo battuto durante l'arco della partita? Sono tanti, sono pochi, non lo so. Se nessuno indovinerà il numero preciso, daremo il premio a chi si è avvicinato di più. E ovviamente questa persona, se è una persona che si trova qui a Volturara, da qualche parte di Spini, la ospitiamo come abbiamo fatto oggi con Mario alla prossima Vogliamo dare un puntata. suggerimento? Tra 1 e 1000. Benissimo, allora passiamo al prossimo punto, che prego la regia di inquadrare il programma della serata. Leggi qua, Il no? prossimo, leggi bene qua. Ok. Prossimo punto, la partita con Sant'Andrea di Conza. Tommaso, Sì. come ci arriviamo psicologicamente? Alla fine il derby comunque ha segnato un risultato, ma ha portato Toglie forze mentali. ma comunque ha portato delle consapevolezze. La consapevolezza, cioè che a dire che abbiamo giocato male, no, assolutamente. Bisogna fare un plauso. Si poteva essere più lucidi sotto porta, più secondo lucidi, me. più lucidi. Almeno in 2 occasioni. Anche Infatti, negli ultimi 30 metri. Complimenti al loro portiere che è stato bravissimo veramente. Non lo conosco, però gli faccio complimenti. Quindi che ti aspetti dalla Polisportiva Terminio sul campo del Sant'Andrea domenica alle 15:30, ricordiamo. Che mi aspetto innanzitutto che questi allenamenti di domani e di giovedì saranno fatti all'insegna proprio della serietà, non tanto la serietà quella calcistica, ma proprio quella di gruppo, quella mentale, quella serietà che ti permette di dire ragazzi ok, siamo inciampati, stop, si riparte, si ricomincia, Ok, agguerriti. benissimo. Eh, Sant'Andrea di Conza, Luca, grandi amici, chi ti viene in mente? Chi vuoi salutare? Luigi. Vogliamo salutare sì Luigi Di Emidio, Manuel Iannicelli, il presidente, Vito. che è grandissimo nostro amico di birrette pure, infatti perciò magari abbiamo questa amicizia anche. E vorrei sottolineare questa cosa a proposito di statistiche. Loro che hanno fatto, a proposito, loro che hanno fatto? Loro hanno pareggiato. Come vengono? Come arrivano a questa Loro hanno partita? pareggiato, se non mi sbaglio, 2-2 fuori Con casa, non mi Lanzano. ricordo, con Lanzano, su un campo difficile ovviamente, In non solo per la Puglia. lontananza, In perché Puglia. terra battuta e tutte queste cose, insomma. No, ci tenevo a dire che col Sant'Andrea di Conza noi abbiamo vinto il campionato di terza categoria due stagioni fa. Bella statistica. Chi segnò, Luca? Ricordami chi segnò all'87esimo. Segnò Antonio Cerrone e purtroppo deve stare sempre al centro dell'attenzione. Bel gol. Bel gol. Vieni a sede qua, se devi chiedermi. No, vabbè. Allora, Mario, condizione carente mi avevi detto. Hai visto una condizione Loro carente? hanno giocato in 10 tutto il secondo tempo.
Però un Se conto è avessimo- giocare negli ultimi 30 metri, un conto è giocare 90 metri di campo, o no? Facevano un loro ripartenza. Sì, sono chiudevano stati bene gli pericolosi. spazi, però Ogni volta superavano la metà campo, erano molto erano pericolosi. comunque pericolosi. Allora, quindi, riferito alla partita, alla prossima partita, pensi che il mister debba anche mettere mano alla formazione o è solo una questione mentale? Vabbè, la formazione questo dipende se torna qualche assente. Se torna qualche assente. Dovrebbe tornare a disposizione Luca Volpe, Enrico dalla squalifica, E quindi già sono già due sono in un più. paio di elementi Elementi importanti. importanti, tutto Luca Volpe, perché con l'esperienza comunque ha giocato vari anni, quindi sa gestire. Luigi, il capitano, ricordiamo, è venuto in panchina, non è assenza entrato. importantissima, fondamentale. Avere Luigi in campo è fondamentale. Soprattutto in Quindi queste soprattutto partite. in queste partite dove conta l'esperienza, dove la palla E il scotta, morale, il morale. lui la mantiene, la Sicurezza. dà, quindi è molto importante. La prossima partita è molto importante. Dopo questa sconfitta batosta direi, Quindi pensi che insomma, penso sia che il la caso- prossima partita bisogna andare sia a il caso lavorare, lottare su ogni pallone, dare nulla per scontato e bisogna vincere la partita. Verrai a vederla? Assolutamente no, perché è molto lontano, quindi Assolutamente vedo la diretta su YouTube. Ci terrei comunque a dire che, scusa, ci terrei comunque a dire che fortunatamente l'abbiamo presa adesso questa batosta, non dopo, perché adesso i punti pesano di meno rispetto a magari tra partite. Sì, sì, però prenderla in un certo punto della stagione, magari è meglio prenderla adesso che dopo, insomma. Si ritorna con i piedi. Sì, per terra. ritorno che ovviamente ci sono 24 partite, ha voglia di punti da fare. Dipendiamo da noi, se li vinciamo Certo. tutti siamo campioni di seconda categoria. Ah beh certo, Questo è certo. vero, dipende sempre da Nonostante se la stessi. I numeri non mentono No, mai. Dipende sempre da se stessi. Chiediamo alla regia di informarci sul time. Sta per finire? Non ho capito niente con questi. Quanto manca? 2 minuti, 3 minuti? Poco. Va benissimo. 10 secondi. Over. Allora, la puntata è finita, dobbiamo ringraziare i tifosi, i Sì, piccolini, ringraziamo i tifosi, tutti i ringraziamo ragazzini, sì. le famiglie che sono venuti. Ci dispiace per lo spettacolo che abbiamo offerto, purtroppo i nervi erano tesi, non siamo riusciti a controllare Per cui la scusami, situazione. Però, Scusami però, se ti interrompo, per cui è meglio non parlarne proprio. Chiudiamo questa brutta Va. pagina e andiamo avanti. ringraziamo tutti, vai dici. Voglio salutare l'amico Enrico Teo e gli voglio dire che con i ragazzi stiamo cercando con delle case farmaceutiche americane di far arrivare per Natale il vaccino contro la panellosi e speriamo che arrivi. Salutiamo tutti, un mega abbraccio ai nostri Saluto. tifosi, a chi ci segue da tutto il mondo. Saluto Casa Campone. Un bacio e vi promettiamo grandi successi nelle prossime partite. È Certamente. stato solo un episodio. Un abbraccio a tutti e buona serata. Buona serata a Ciao a tutti. tutti.